Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi un breve video più che altro informativo. Voi direte informativo di cosa? No, non so, una lezione, ecco, mettiamola così, una lezione. Come avrete notato, ultimamente avete visto ho fatto i ciondoli amore con l'uncinetto, ho fatto questi altri orecchini cross stitch, come lo chiamate, in questa tecnica che mixa uncinetto e brick stitch. Se vi siete persi questi tutorial andate sul canale, ma non solo, ho realizzato anche i ciondoli questi con l'Aladdin. Quindi come avrete capito e come state vedendo qui sulla mia tavoletta creativa mi sto divertendo un pochino a sperimentare con i filati, quelli per uncinetto di fili e forme. Io ho sempre utilizzato le loro piattine Sudash, ma ultimamente mi sto divertendo un pochino e sto sperimentando. Come vedete c'è un po' di cosine qui sul mio tavolo, un po' di esperimenti, qualche lavoro, insomma, per testare questi filati, e come avrete visto sul canale, quindi come avrete notato più volte ho utilizzato degli anelli e li ho rivestiti, degli anelli tipo questi in metallo per intenderci, e li ho rivestiti per fare il ciondolo. Va bene, in questo caso erano dei cuori, però diciamo che per non ripetere ogni volta che andrò a fare un tutorial o che come si riveste un elemento in metallo con i filati di uncinetto, allora vi metto questo breve video, così come se fosse una, tra virgolette, lezione. Adesso sigla, vi spiego, vi dico qualche altra cosina, qualche altra osservazione che ho fatto io, e poi vi lascio a questo breve tutorial che metterò nella sezione, vedremo, in una playlist specifica, o quella del cross stitch oppure faremo un'altra di uncinetto, non lo so, poi starò, insomma, deciderò. Comunque sappiate che trovate sempre tutte le informazioni nell'info box, nonché gli ultimi tutorial in cui ho utilizzato questi filati. Ok. Allora, filati. Io ho sempre utilizzato il Sorrento, che è un filato abbastanza spesso, fantastico, ecco, da tenere sempre presente questa card. Se fate degli acquisti da fili e forme, troverete questa card sicuramente all'interno del vostro pacco, in cui vi dice i filati e il numero di uncinetto, quindi già qua vi siete risolto una parte del problema della serie: ho questo filato, che uncinetto uso? Ecco, questo è già un suggerimento, anche se in realtà loro sul sito vi danno ampi suggerimenti sugli uncinetti da utilizzare quando andate a comprare il filato, però tenere questo a portata di mano è sempre una cosa secondo me importante. Anche io naturalmente ho utilizzato questi suggerimenti e quindi sono andata a fare un po' di esperimenti. Perché sto qui a fare questo video? Perché naturalmente nel tutorial vedrete questo video tecnica come rivestire un anello, però naturalmente il numero di maglie, adesso zoom un pochino, naturalmente sposto un po' di cosine, naturalmente il numero di maglie da utilizzare per rivestire gli anelli cambia a seconda dello spessore del filato. Quindi qua ve ne mostro 4, però insomma sappiate che ce ne sono tantissimi di filati, io ne devo ancora testare tantissimi, li devo ancora andare a provare, vedere un pochino come scorrono tra le mani, come si lavorano con l'uncinetto. Quindi adesso ne ho testato qualcuno, mi sono divertita tra ieri e oggi, e ho utilizzato lo scintilla, che è favoloso. Questi verranno montati insieme e vedete, per esempio, ho utilizzato qui un anellino da 13 mm, questi, vedete,
e come potrete notare c'è una grande differenza nel numero di maglie, che se utilizzo un Aladdin, un Sorrento e anche un Dragon. Quindi quello che dovete naturalmente, quello a cui dovrete prestare attenzione quando andate a fare e a rivestire, ad inventare di vostro, perché finché eseguite un tutorial, ok, però se volete qualcosa, volete inventare qualcosa di vostro, è giusto che sappiate che a seconda del filato cambierà naturalmente il numero di maglie basse che dovrete eseguire per rivestire il vostro anello. Per esempio, qui utilizzando scintilla ho fatto tra le 28 e le 30 maglie e poi ho fatto questa lavorazione in cross stitch che è la stessa che ho utilizzato cucendo delle delica e utilizzato qui in questo tutorial per fare i cuoricini. Qua naturalmente la forma è rotonda e quindi ho utilizzato queste che hanno una forma cilindrica ma non sono delle delica, sono un pochino più grandi, ve lo dico giusto per sono più grossine delle classiche delica, le vedete qui a confronto. Quindi idem se utilizzate il filato Aladdin. Ecco qui 4 vicini che vi fanno ben comprendere la differenza che c'è e anche l'effetto bellissimo scintilla, filato meraviglioso, delicatissimo, poi nickel free, lavabile e poi lo sapete, i filati di filiforme sono made in Italy, quindi top. Quindi vedete che cambiano l'effetto. Naturalmente qui ho fatto un'altra lavorazione, però si capisce bene che l'effetto cambia completamente. Quindi a seconda dell'effetto che voi volete ottenere dovrete scegliere il filato giusto. Sappiate che più il filato è sottile e più l'uncinetto sarà piccino. Io mi sono attenuta a quello che loro suggerivano. Quindi nel caso di scintilla ho utilizzato, forse loro dicono dallo 0,50, 0,60, io ho utilizzato 0,60 perché ragazze non ci vedo e quindi poi non ho questa manualità, quindi ho preferito andare con il 60 idem per il Dragon forse ho utilizzato lo 0,50, adesso non ricordo lo 0,55. Comunque, vabbè, Aladdin potete utilizzare il 2, l'1, io avevo qui della Tulip, questo che è 1,75 mi sa, 1,70 e per fare questo lavoretto, insomma, era giusto per farvi vedere l'esempio, ho utilizzato quello, però come vedete cambia completamente l'effetto. Quindi niente, ho fatto qualche esperimento per vedere un poco, per testare la mia manualità, la mia manualità e per mixare un po' i filati. Qua ho fatto questi piccoli orecchini simpatici, utilizzando nella parte qui l'Aladdin e poi ho fatto questo lavoro qui in basso invece utilizzando scintilla colorazione 202 che è meravigliosa ragazze, veramente io trovo questo filato bellissimo e poi ha una luminosità non so come dirla, non volgare, cioè molto luminoso, però chic, delicato. Io lo trovo bellissimo, poi mixato con questi colori ambrati, è veramente bello. Quindi niente, io continuerò a testare i miei filati, vi volevo lasciare questa informazione così resterà sul canale, poi non lo so cosa vedrete nei prossimi giorni, io continuo a testare e a sperimentare, chissà che non faccia un orecchino eh,
con il cerchietto, non così grande perché altrimenti per me ci vorrebbero 10 ore di video per fare il tutorial di questa. Ho visto la mia il mio essere un po', come dire, logorroica. Questo sicuramente diventerà un ciondolo, ho messo anche qui già il cristallo sotto, però potrei fare un piccolo orecchino o addirittura, se vi va, potrei fare condividere questo piccolissimo tutorial, simpatico, super facile, super easy, un poco a modo mio. Ok, vi abbraccio, vi saluto e come sempre buona creatività a tutte e salvate questo video tra virgolette lezione. Ciao! Comincio con il rivestire l'anello più grande, poi dovrete farli naturalmente tutti e due. Allora, questo è il mio filo, questa è la parte sospesa, ok? E questa è la parte legata al rocchetto. Quindi come posiziono il filo? Semplicemente in questo modo, vedete, blocco il filo attaccato al rocchetto tra le dita e la parte sospesa è posizionata sul davanti. Prendo semplicemente, il primo passaggio sembra un po' difficile perché dobbiamo tenere tante cose in mano e se si ha le prime armi ovviamente si ha un po' di difficoltà. Quindi se avete elementi più grandi potete provare con un elemento più grande le prime volte. Quindi prendo il mio uncinetto, entro all'interno del mio elemento in metallo, tiro fuori il mio filo sull'uncinetto, carico, faccio un gettato, quindi carico il filo sull'uncinetto e tiro attraverso la prima asola. Si sarà formata quest'asola, ok? Adesso io ho questo filo qui, che è quello sospeso, che vado a bloccare, quindi me lo blocco già da adesso, ok? Quindi tenete ben ferme le mani e come procediamo? Entro nell'elemento e tiro la mia asola, carico nuovamente un gettato e tiro attraverso la prima asola ed anche attraverso l'asola. Vedete, io faccio questo movimento di rotazione dell'uncinetto e vedete che il filo, questo qui, è bloccato, ok? Quindi adesso proseguo alla stessa maniera, quindi vado, entro nuovamente, quindi asola, entro nell'elemento, tiro un po', vedete, creo una seconda asola, vado dietro, carico un gettato, quindi nuovamente il filo sull'uncinetto, dopodiché tiro il mio uncinetto attraverso le mie asole e chiudo. Faccio questa operazione per tutto quanto il mio giro, ok? Quindi nuovamente asola, vado, carico, carico nuovamente e poi chiudo. Mi scuso sempre per le mie mani pessime, però queste è. Quindi ovviamente io con la camera davanti non sono scomoda di più, però penso che si sia capito. Quindi procedete a fare questa operazione per tutto quanto il giro. Naturalmente il filo iniziale, questo qui potete portarvelo fino alla fine, altrimenti tagliate. Arrivate più o meno a questa dimensione, io vado a tagliare il mio filo sottostante, quello diciamo che mi stavo portando, perché faccio un attimo, lo vado a tagliare. Voi direte perché a questo punto? Perché qui mi ha dato un po' di sostegno utile, che è quello che è praticamente dove io poi andrò a cucire i miei cristalli, quindi mi fa piacere che ci sia un po' di spessore in più sotto a questa parte e poi dopo proseguo. Vi scriverò qui in sovraimpressione il numero di maglie, sarà il dritto del lavoro e dove vedete invece tutte queste maglie, vedete accoppiate qui in alto, che quindi sul davanti vedrete un bordo, di fronte vedrete la treccia e sul retro vedete tutte queste maglie, tra virgolette, accoppiate. E serenamente fate tutte quante le vostre maglie fino alla fine del giro.
Allora, in tutto ho dato 28 maglie. Come le contate le maglie? Sempre da su, quindi ogni treccia, tra virgolette, è una maglia. Adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa, quindi ho quest'asola, entro con l'uncinetto nella mia prima maglia, quindi così le prendo tutte e due insieme e tiro, e uno, e tiro nuovamente, ok? Taglio il filo che c'è dietro e poi vado a nascondere, ok, il mio filo attraverso la lavorazione. Prendo un uncinetto un pochino più piccino, aspettate, sono fuori camera. Allora, prendo il mio filo e me lo vado a tirare un poco all'interno della lavorazione, quindi vado in qualche altra maglia, va bene, attraverso le maglie ve lo dovete insomma tirare un pochino. Dopodiché lo tagliate, portatevelo sul retro casomai del lavoro. Ok, quindi vedete mi sono spostata dietro dove ci sono tutte le mie barrettine e lo vado a tagliare e metto un pochino di colla, questa qui, ok? Allora, naturalmente come abbiamo fatto il primo cerchio, andiamo a fare anche il secondo. Come avete capito, la lezione è finita. Io sto continuando a lavorare al mio ciondolo, che poi troverete, chissà, in un prossimo video creazioni. Vi resta comunque questa lezione di come rivestire degli elementi in metallo con le maglie basse e ci vediamo al prossimo tutorial. Salvatevi questa lezione. Ciao!